Voce! Ciao a tutti, sono Beppe Prestia, difensore e capitano del Cesena Football Club. Io sto bene, sono molto felice della vittoria contro la Salernitana, perché diciamo che è stata una bella partita, molto impegnativa, però sono felice perché la squadra ha portato a casa una grande vittoria, e poi fatta in quel modo, nel senso 83esimo, il rigore parato. Dopo neanche 2 minuti c'è stato il mio gol, quindi festeggiarlo sotto la curva mare è stato un bel momento, ecco. Ma in quel momento, quando stai per andare nell'area avversaria, comunque cerchi sempre di sfruttare quel momento, no? Quindi mi sono lanciato uno sguardo con Simone, ho visto che mi ha guardato, ho detto quella è la palla giusta, quindi ho cercato, anche se ero un po' stanco, ho cercato di fare lo stacco più alto possibile e sono riuscito a prendere la palla e metterla dentro. Volevo cercare tramite la mia corsa, di coinvolgere sia la panchina che tutta la curva, quindi ho fatto una semicurva cercando di portarmi tutti sotto la curva mare. Ci sono riuscito perché anche tutti i componenti della panchina mi sono venuti dietro ed è un momento di felicità enorme, è stato perfetto, è stato il momento perfetto. Allora, abbiamo anche i campi da calcio, visto? Ero un ragazzo che viveva con la sua famiglia a Brescia, perché la mia famiglia per lavoro si spostò a Brescia quando avevo 5 anni. E lì comincio, diciamo, a giochicchiare nel Brescia. Mi arriva la chiamata del Palermo, dove disputo i giovanissimi nazionali, e da lì, diciamo, che comincia la mia avventura al Palermo. I traguardi vengono sempre anticipati, perché gioco sempre 1 o 2 anni sotto età. Dopo aver disputato comunque l'Europa League col Palermo, ho avuto una rottura del crociato, susseguita da un'altra rottura, quindi diciamo che mi ha portato quasi 2 anni a star fuori dal calcio. E quando ti ritrovi comunque a stare Europa League, comunque ti fermi, riesci veramente a capire cosa vuoi, e quindi mi ha dato la forza per ricominciare, per lottare, e pian piano ci sono riuscito, mi sono preso le mie soddisfazioni. Quando giocavo nel Parma nel 2015, prima di arrivare a Parma, passando da Cesena, in autostrada dico alla mia compagna: amore, sai che un giorno vorrei giocare nel Cesena? Perché ci giocai contro sia con l'Ascoli che col Crotone, e mi rimase impresso, diciamo, la curva mare, il casino, e mi ricordo che giocando guardavo solamente la curva. Sono arrivato a Cesena nel 2022-23 e siamo usciti ai playoff con il Lecco, ma quella è stata solamente una molla per ripartire l'anno dopo, più forte che mai e battendo tutti i record possibili.
ma sicuramente di eventi in questi 2 anni e mezzo ce ne sono stati tanti. E se ne dovessi scegliere uno, sicuramente dico il gol con Rimini. È stata un'esplosione di gioia perché venivamo da un momento comunque di stop, che era periodo natalizio, ed era la prima partita comunque del nuovo anno, e quindi una partita così è stata veramente spettacolare. Segnare all'84esimo è stata un'emozione incredibile, vedevo la gente comunque avere la mia stessa emozione, quindi sono quelle cose che non ti dimentichi per tutta la vita e che racconterei ai miei figli quando saranno più grandi. Allo stesso tempo ti dico che rivedo quel gol un po' come quello con la Salernitana, perché se non sbaglio sono stati fatti tutti e due all'84esimo, 83esimo, e un po' ho esultato anche alla stessa maniera, perché ho voluto un po' coinvolgere un po' tutti. Sì, io oltre a fare il professionista calciatore, faccio anche il papà, proprio un lavoro, quindi dedico, diciamo, tutto me stesso ai miei 3 bambini, ai miei 3 maschi, che anche loro comunque vorranno intraprendere questo lavoro che è il gioco del calcio, quindi li sto seguendo in quel di Martorano a crescerli, a dargli quello che hanno bisogno, diciamo, e quindi mi dedico tanto a loro, sia comunque nella scuola, nell'istruzione, di tutto quello che comunque un padre deve dare ai propri figli. Ho preso una pallonata incredibile. Peppe è così come lo vedete, un ragazzo determinato, con valori, di parola e di forti emozioni. Un padre meraviglioso, sempre presente, e anche con me, 12 anni che siamo insieme, c'è sempre stato, sempre. Lui ha coronato tutto ciò che io desideravo nella vita, di avere una famiglia, 3 figli e un uomo come lui accanto. Allora, Peppe mi dice che quel giorno doveva fare una premiazione come miglior difensore e mi dice che voleva appunto i bambini con lui in campo. Poi arrivano a chiamarmi dicendomi che volevano che ci fossi anch'io nel momento della premiazione. Arrivo in campo super agitata perché non capivo nulla e quindi ero in mezzo al campo e non capivo nulla. Non ho capito se hai detto sì o no. Ha detto sì, 3 box. E quando l'ho visto che si è inginocchiato è stato il momento più bello della mia vita. Corsa di bastoni sul secondo palo, Prestia! La butta dentro il capitano, minuto numero 84. Mamma, ti amo! E il saluto a mamma è dato da un problema che ha avuto lei in questo periodo, il periodo di novembre-dicembre, dove non ha avuto problemi lei, quindi per me non è stato semplice dividermi tra qua e Palermo in quei 2 mesi, e la mia testa stava a lei, però adesso siamo tutti un po' più positivi e sono sicuro che lei starà bene, quindi
voluto dedicare a lei, anche perché la mattina l'avevo sentita al telefono e mi aveva preannunciato questo gol. Sì, il rapporto con la curva è spettacolare. Quando entri in quello stadio comunque ti dà la sensazione proprio di teatro, dai. È veramente una grande emozione. Per noi sono veramente importanti e fondamentali, perché veramente ci sentiamo in 12.000, 13.000 in campo. Low Voce è nata, diciamo, il primo anno quando sono arrivato. Mi dava proprio quella sensazione di gridarlo, quindi poi un po' per scaramanzia, un po' perché comunque raccoglieva un po' tutto. Lo sono portato dietro e ancora adesso, dopo 2 anni e mezzo, lo grido alla fine di una vittoria. È un marchio di fabbrica che mi tengo volentieri, perché ci riconosciamo anche un po' per strada a Cesena con O Voce, ed è veramente bello. Dove la mamma mia ho lasciato, non ti potrò scordare, casetta mia.